Novità. Ah, un cazzo. Dove? Oh, sensimo green. Stai attento lì. Ehi, brio! Papà, papà, papà. Non è così. Sì, va benissimo. Cazzo, fa cagare. No. Cos'è che ti sei seduto È un sopra? coso sul culo mi è arrivato. Cos'era, la sega circolare? No, per fortuna no. Madonna sta mosca. La mangio. Ma basta queste mosche, madonna. Siamo Marina e Maurizio. Volevamo soltanto viaggiare e finalmente abbiamo comprato il camper dei nostri sogni. Ma chi caspita lo sapeva che era infiltrato? Rimanete con noi per un'estate piena di video nerd e tutorial su come ristrutturare una caravana infiltrata. Un'altra volta! È la prova di decollo numero 2. Possiamo volare! Oggi ci portiamo il pavimento. Gasati a 1000! No, io sono un po' triste. Perché hai finito il bagno? No, io sono a 1000 perché finalmente inizia qualcos'altro. Io sono triste. Novità, novità, eh? Novità. Tutto uguale a prima. Spiritosone. Sono triste. Perché? Perché ho finito le mie invenzioni. Ma che cacchio dici? Sì. Diciamo che non ho più lo stimolo. Detto così non è bello, però no. No, è che sto pensando però a un'altra cosa, adesso ve lo dico. Noi siamo alimentati energia solare, poi siamo alimentati quando andiamo con l'alternatore e eventualmente un domani, per essere così autonomi, stavo pensando di alimentarsi a benzina con un generatore. Però sto iniziando a studiare e a scoprire che questi generatori, che vanno normalmente con benzina verde, si possono trasformare a idrogeno, quindi con acqua. E sarebbe una figata riuscire. E quindi sto iniziando a studiare le cellule di idrogeno, quelle che trasformano l'acqua in idrogeno. Non so se mai lo farò, sicuramente molto più avanti, già in viaggio magari. Però potrebbe essere una figata, eh? Cosa ne pensi, Marina? Me ne sto per andare. Dove? Oh, sensimo green. Allora, mentre voi ieri eravate lì che guardavate la puntata, e anzi vi ringrazio perché eravate veramente tanti, tantissimi commenti. Allora, passo successivo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il pavimento, però prima di fare il pavimento devo levare la cucina. Prima di levare la cucina devo levare il macello e quindi Marina mi sta obbligando a pulire. E quindi puliamo. Prepariamo un nuovo piano di lavoro che non sarà più questo, ma sarà lì. Lì dove? Bello ordinato. Adesso lo ordino io, aspetta. La cucina, stato attuale, è così. L'abbiamo anche più o meno pulita, ma Vado in cantina. Cioè, secondo voi noi potevamo, dopo aver fatto un bagno del genere, tenerci una cucina così? È venuto il momento di smontarla, toglierla per poter preparare il pavimento. Sei pronto? No. Disperazione. Vuoi che risparmiamo alla nostra community di vedere il dietro della cucina o glielo facciamo vedere? Devo tagliarlo a pezzi per farlo uscire.
Ok, quello sicuro. quindi te lo risparmio anche. Sarà tutto siliconato. C'è Vabbè. gente che usa sto silicone in maniera smodata. Ho messo la lama nuova. Adesso vi faccio vedere com'era. Abbiamo tagliato, vi lascio qua il link, il piatto doccia con questo seghetto. Guarda che colore ha preso qua e i denti come si sono mangiati. Però siamo riusciti a tagliarlo. Andate a vedere il video. Non ti serve neanche l'alternativo. Sta cosa è un accrocchio fatto da qualcuno, non è originale. Dici? Sì. E modifiche su modifiche, sì, è troppo. Vabbè. La parete di lato era questa. Questo è il quadrato del frigo, l'hanno modificato. Questo magari non lo so, No, questo è originale, io li ho visti uguali. ma il resto l'ha modificato. Vabbè. Porca miseria. Una miseria proprio qua dietro. Fa di uno schifo che ha, non so, 40 anni di polvere. Ma non solo polvere, ci sono cose, microrganismi e boh. Vabbè, dai. Mauri, parlaci, La parete è buona. parlaci della struttura, va? La parete sembra buona, a parte lì dove c'è il frigo, ma c'è tutta una struttura in ferro, quindi al massimo quella la apro, la pulisco, la rifaccio. Non vedo un problema adesso. Pavimento? Il pavimento non l'ho ancora ispezionato, ma lo faremo. Adesso pulisci perché io non mi siedo neanche morto lì per terra. Solo da buttare. Guarda, c'è anche una nocciolina. Buona, mangiala tu. Adesso vado a buttare lo splendido mobile. Facci vedere la tua forza. Pesa 1 chilo. No. Allora, non è proprio dei migliori, perché comunque il vecchiotto e un po' d'acqua secondo me è passata negli anni, però è ancora solido. Quindi non dovrei rifarlo, magari lo pulisco. C'è giusto un paio di punti che ha ceduto, però stavo leggendo in un po' di forum degli Aimer, è abbastanza normale che nel passaggio qua questo pavimento ceda, perché lui ha 2 traversine a 30 cm più o meno di distanza, in mezzo c'è una specie di polesterolo coperto da un foglio di compensato, e lungo andare ovviamente col peso, soprattutto perché è un posto dove stai molto fermo, perché magari lavi i piatti, si cede sostanzialmente. Di solito si mette una, così dicono, non l'ho mai fatto, si mette una specie di spugna o una schiuma espansa, quelle che ci sono, vivi in natura propria, Fa tutto da solo. Esatto. Per diciamo così ricostruire un attimino quello che può essere il sostegno della spugna, la schiuma. Boh, vediamo, adesso ci ragiono e vediamo. Questo, diciamo che sotto c'è la struttura in ferro, magari questo lo taglio, lo levo per o sanarlo, vediamo, non lo so. Tanto dietro non è che esteticamente non me ne frega niente, perché rimane abbastanza nascosto. Più che altro vedere se non sia, ma non sembra, l'isolante c'è, giusto magari qualche punto di ruggine qua, no, diciamo non ci sono danni strutturali o danni grossi anche qua, quindi diciamo che con un po' di pulizia e qualche accortezza si riesce a mettere a posto. Vediamo. E io devo litigare sempre con qualcuno. Con qualcosa. Con qualcosa, ma porca. Ma non possiamo lasciarlo lì, chiodi. No. È sul ferro. Ma perché hanno fatto queste cose? Ma perché? Non ha senso. Errata corrige. Mi sa che devo aprirlo un po', perché sembra duro, non è un danno gravissimo, però c'è stata un'infiltrazione anche qua
e sento odore di muffa, quindi apro un po' per vedere cosa c'è da sostituire. Non penso molto perché realmente è abbastanza sano, però non mi piace l'odore di muffa. Non c'è odore perché c'è danno di solito, quindi lo apro. Guarda. È buono sopra ma è brutto sotto. Buono insomma. Te lo faccio vedere. Allora, questo è il travetto ed è buono. Per farvi vedere, no? Il legno sopra è abbastanza buono, però cedendo sotto, questo nel tempo ha ceduto, proprio perché qua è il passaggio, poi ci si sta in piedi per lavare i piatti, la gomma sotto ha ceduto, quindi crea questo spazio che a forza di flettere al passaggio, a parte che la sensazione brutta di camminare sul molle, si rompe, si crepa quando si secca, perché è abbastanza solido, a parte in alcuni punti dove, ripeto, secondo me ha preso dell'acqua, però il pavimento è abbastanza solido. Siccome io non sono leggero e, ripeto, questo sarà utilizzato tutti i giorni, quindi non è un discorso di mi faccio 15 giorni di vacanza, sono qua, mi costa talmente poco aprirlo un po' di più, arrivare ai travetti, magari cambiare il polisterolo in queste parti, adesso vediamo se lo trovo, o magari mettergli della schiuma espansa. È un lavoro per sempre, come i diamanti. Mi sa che qui partiamo nel 2024. Allora, che spessore ha questo? Calibro? Guarda come sono ordinata, so dov'è tutto, dammelo. a occhi chiusi. Dammelo! Allora, il danno è meno di quello che sembrava. C'era uno strato nero, sembrava muffa, poi alla fine era sporco. L'ho pulito, c'è stato un pezzettino dove ha avuto dei danni, ma diciamo ha giusto scalfito un attimino il primo strato, quindi questo troverò una soluzione magari con della gomma liquida, non lo so, devo vedere come fare, ma giusto di protezione, tanto qua non ci si cammina neanche, giusto perché andrà al frigo, metti che gocciola un po' di condensa per proteggerlo, tanto comunque sopra c'è andava un pavimento totale. Mentre questa parte qua che si affloscia, questa la rifarò. Ho visto che ha 8 mm, 7-8 mm di spessore il legno, quindi prenderò uno da 5 e uno da 3 perché da 8 non esiste, li incollerò assieme e farò un riquadro che sostituisco abbastanza in fretta, spero. Diciamo un paio di giorni di lavoro e insomma ci si leva il problema. Dopodiché probabilmente sta parte qua che è sotto il lavandino gli darò comunque una buona impermeabilizzazione con la gomma liquida e mettiamo il pavimento sopra. Allora, come avete visto, insomma, nei video prima si è capito, devo fare un piano sopra. Ho calcolato che il pezzo di legno che c'era sopra era di 7/8 mm. Ovvio, 7/8 perché? Perché è 7 o 8, perché è un pelino gonfio, qui non sono sicuro. Non cambia nada. Allora cosa faccio? Siccome non esiste da 8 ma c'è da mezzo centimetro, da 1 centimetro, io ho preso da mezzo centimetro e da 3 mm. Questo è un compensato multistrato e questo è medio dense, non so come cavolo si chiama, è una cosa pressata di truccioli, più o meno legno, però li incollerò uno con l'altro così faccio una bella mappazzona da 8 mm che dovrebbe essere, o cosa suia. Un po' più sfondato questo pezzo. Per chi non avesse visto il video in cui rifacevamo il pavimento del Gabone, Ecco qua la replica. facciamo una replica così perché ci piace. No, il tema è questo: il pavimento di una caravana infiltrata si rifà aprendolo, togliendo il legno vecchio, rimettendo un legno nuovo.
No? Detto così sembra semplice, adesso Ma vi faccio soprattutto, spiegare dall'esperto. a differenza della volta scorsa, dove era veramente marcio e i travetti ne ho dovuto sostituire uno, andate a vederlo in the description, anzi no, è qui sopra. Diciamo questo qua, i travetti sono sani, c'era giusto una parte che ha ceduto un po' per delle infiltrazioni, ce n'è una qui dietro ma è piccolina, quindi vedrò come ripararla, ma soprattutto ha ceduto quello che è questo polistirolo isolante che c'è in mezzo. Si è assottigliato questo polistirolo e la parte sopra di legno, che è questa qua, ha ceduto e si è spezzata. La vado a rifare appoggiandomi di nuovo sui vecchi travetti con i due fogli appunto incollati, rifaccio giusto questo del camminamento e poi così posso mettere il pavimento, che sono queste perline qua, voglio farvi vedere, perline Non si vedono. lose, come si chiamano? Listoni. Listoni, ok, questi listoni qua. Perché? Perché i listoni si agganciano fra di loro. Se io ho una parte che mi cede sotto, cosa succede? Il listone fa clac e si sgancia. Quindi a forza di fare clac e riagganciarsi o addirittura non agganciarsi, diventa uno pericoloso perché magari ti fa un gradino e due si va a rompere e si muove. Quindi meglio fare il lavoro una volta ben fatto e stop. Tra l'altro, se questa zona deve essere utilizzata e bisogna camminare, no? Con i miei 130 kg. Ecco, dicevo, chi è che cucina e sta qua in piedi? Chi è il cuore della casa che cucina? Aspetta. Allora, io cucino quando voglio mangiare bene, quando voglio nutrirmi ti lascio fare. Questa la censuriamo. Ma no, non è neanche morto. Allora ti riprendo la pancia. Fa niente. Questo è un isolante termico super 1000 polielimerico. Non sai neanche tu il nome. Però abbiamo scavato lì, tolto la vecchia gomma. Ora c'è il fondo del camper. Si rimette il polistirolo, il legno si chiude. Sì, peccato che io ho un polistirolo da 4 cm, invece mi serve da 3, però lo taglio e lo modifico. Questo qua non è neanche un polistirolo, è uno di quei isolanti termici di nuova generazione che non assorbe acqua, bla bla bla. Insomma, ci dà ben 0,2 gradi in più o in meno nel camper, dipende. 0,2. Che ne so, quanto vuoi che isoli sto pezzo. Me lo sto tagliando tutto a mano. È figo perché non fai pallini. Ma poi sembra di essere tornato al centro estivo. Ah, quando facevi le cose per il teatro. Esatto, i lavoretti. Poi ditemi che non ho la mano ferma, Là. Un po' troppo preciso. È lungo ancora. Sì. Ragazzi, qua si fa l'ingegno. Adesso lo sto riducendo da 3, visto che era da 5. E niente, ho tagliato col taglierino fin dove arrivo. E diciamo che mi rimane poi, adesso vi faccio vedere, mi rimane praticamente questo bordo interno e adesso col seghetto e l'aiuto di Marina io praticamente vado a bordo con i due bordi e voilà, lo portiamo tutti e tre. Tanto non è che abbia bisogno di una gran precisione, anche perché ho questa parte liscia che sarà al sopra, l'altro appoggia e voilà, vedi? Questo l'ho fatto io e lo devo firmare. Per i posteri, oggi quanti ne abbiamo, Mari? Boh, 11 novembre, non mi ricordo. 11, 22. 22. Mauri e Mari. Almeno se mai un domani i posteri dovessero aprire, dicono che sta fatto sta stronzata. C'è un pezzo di noi. Senza cap, la data è un po' come quando si fanno le... Cosa fai con la luce così? Sei un lampione. Dai, spuntamelo dalla faccia. È un po' come quando si fanno, come si chiama, i muretti, scrivi sopra le date della costruzione della casa.
Esatto, è la stessa La cosa. stessa cosa. Beh, d'altronde sarà la casa questa. Quindi. La amata colla per piastrelle, Vabbè, è andata bene. è andata bene per il bagno. Infatti, andrà bene anche per qua. Adesso incollo solo i 2 fogli uno con l'altro, niente di che. Almeno così fanno un pezzo unico. Certo che puzza proprio sta roba. Ma no, Di plastica. sì, una roba simile. Buongiorno ragazzi, oggi iniziamo la giornata con una bella lezione di anatomia. Anatomia del camper. Ah, pensavo mia. Anatomia del camper. Pensavo mia. Ah sì? No. Vogliamo far vedere così è fatto il pavimento di un camper. Io ho provato a cercarlo online e non c'era nessuno che lo faceva vedere come era fatto. Fino a sotto non ho visto riparare nessuno. Questo è il travetto, bello sano. Questa è la spugna, diciamo, il polistirolo, non so neanche cos'è. Travetto centrale e travetto qua. E queste macchie qua che vedete non sono infiltrazioni, ma sono praticamente, come posso dire, lo sbriciolamento del polistirolo che c'era prima. Perché proprio sono le 2 posizioni dei piedi quando lavi i piatti. Eh sì, la posizione è quella. Pazzesco, 40 anni nello stesso punto, l'ha sbriciolato, ha cambiato addirittura colore. Però vabbè, adesso io metterò il Sikaflex giusto per fermo questo New Materials e poi andrò con un po' di Sikaflex e delle viti a fissare il tutto. Praticamente rifaccio il sandwich. Ha fatto anche l'uovo fumicato. Ehi, non mangiare, guardami. No, volevo solo guardarlo, guarda, non lo mangi. C'è il Allora, maialino affumicato. ci siamo presi una pausa di un paio d'ore perché c'è questo ristorante qui a Marbella che è un izakaya, ok? E quindi abbiamo deciso di andare a mangiare il ramen perché lo fa una volta ogni 2 o 3 mesi ed è una cosa Guarda spettacolare. l'uovo marinato, No. il maialino affumicato, e Vabbè. noodles. E dopo questo a lavorare. Ah sì. La posa della prima pietra. Più o meno. E che posa a prova? Che vanno tagliate queste cose e infilate dove ci sono. Ma questa è la più complessa per assurdo. Poi il resto. Ok, mi sembra di fare mosaici. Il primo è solo questo complicato, spero. Guardate che bel pavimento vinilico, bello resistente, antirumore, antiscivolo, anticaduta, anti-influenzale, antiquario. Ma l'antiquario vuol dire che è uno che è contro gli acquari. Oddio, me ne vado. Ciao. Stanno spegnendo tutti la puntata. Addio, è stato un piacere, grazie. Scrivete un coso, invitate gli amici, quelli che capiscono le mie battute. Siccome è buio, però sono riuscito a sagomare questa. Allora, cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo il pavimento vinilico, che poi non è vinilico, come si chiama? È di PVC, no? Sì, vabbè, pavimento di PVC, comprato dal nostro fornitore Leroy Merlin. E niente, ho sagomato quello che è la maniglia per lo scalino. Questo è il tubo del gasolio che entra dentro, che è stata una bella tortura perché tutto ha una sorta di cosa sotto. E comunque siamo riusciti ad arrivare contro. Adesso abbiamo provato, soltanto provato, appoggiato per vedere com'è l'effetto, devo dire che è veramente bello, anche se non si nota dalla luce, però è bello. E
Cosa faremo dopo? Utilizzeremo della colla, quella per moquette, che avevo già usato in bagno, lo stessa, perché in teoria si potrebbe non usare, però gli lascerò delle fughe un po' per la dilatazione, che, tipo queste qua che ho tagliato, in questo caso qua, vedete? Perché è caldo, freddo, di estate, d'inverno, dilata, quindi si muove. E sotto utilizzerò questa colla perché comunque è una colla che rimane comunque morbida e quindi permette un leggero movimento, ma nello stesso tempo comunque me la mantiene salda, quindi non dovrebbe muoversi. Niente, adesso domani procediamo. Qui ho riparato come avete visto nei giorni scorsi, e sopra, visto che avevo della resina che mi avanzava, gli ho dato una spennellata di resina nei punti dove in teoria c'era il legno che era un pochino, non era marcio, però si sfaldava in alcuni punti. Per non sostituirlo tutto, che sinceramente vado a togliere comunque una struttura che tiene, ho detto, sai che faccio? Gli butto sopra un po' di resina e 2 fogli di, di vetro resina, e lo so, è una porcata, non ammazzatemi nei commenti, però dai, va bene, tiene, è un qualcosetta in più. Non vi abbiamo fatto vedere l'inizio e le torture che ci stiamo facendo, perché per metterlo ovviamente cerco di essere il più preciso possibile, perché se parti bene poi il resto viene abbastanza buono. Però qua, se vuoi avvicinarti Marina, c'è una sagomazione abbastanza importante, che abbiamo le colonnine, abbiamo insomma, i buchi dell'aspirazione, insomma, ci sono un po' di cose da mettere a posto. Come questo già l'ho sbagliato, vedi? Porca miseria. E vabbè. È già il terzo che rifacciamo, perché uno si è rotto, l'altro era sbagliato, giusto? Sì, meno male che ne abbiamo comprati in più. Sì, speriamo che bastino. Sì, ma questo però è complicato, obiettivamente, cioè voglio dire... La skyline. Vabbè, dai. Questa visuale mi permette di vedere perfettamente l'opera in corso, dopodiché vedremo anche Mauri che entra. Stai tagliando? Sto tagliando l'aria con un coltello. Vieni a vedere cosa taglio. Prima di procedere a fare insomma tutto il pavimento e finire tutto quanto cose, questo qua è il piano che è dietro, è il gradino nella dinette posteriore. Siccome non ho punti d'ancoraggio e questo pezzo di legno che è qui sotto abbiamo fatto nuovo, questo si deve sollevare perché sotto c'è la tanica dell'acqua, abbiamo incollato i vari listoni pressati, adesso lasceremo qua un'oretta che insomma si appiccicano bene, e quindi quella parte di pavimento semplice è già fatta. Benissimo. Ci voleva il martello di plastica, ma non ce l'abbiamo. Puoi spiegare? Sta registrando, ciao, io non me ne sono accorto, magari avete visto questo bel profilo. Probabilmente lo censureremo. No, vabbè. Siamo riusciti a mettere praticamente queste, come si chiamano? Listoni. Questi listoni, il listone era di una pubblicità, vabbè. I listoni di una marca, ma anche se non è quella marca. Ok. Questi listoni incastrati dentro, cioè insomma li sto tagliando bene così, siccome il pavimento si muove, perché ovviamente si muove quando viaggi, flette lo chassis del camion, sto cercando di metterlo il più preciso possibile, tenendo conto sempre delle dilatazioni, ma così mi rimane bello bloccato. Sì, le mani. Il sole tramonta e noi continuiamo a tagliare. Comunque non dovevano tagliarsi col taglierino queste rose? Sì. Direi che qui c'è stato del lavoro. Forse è stato fatto del lavoro e forse qui c'è una sorpresa. Avanti! Pronti? 1, 2, 3. Ti ho fregato. Wow! Che effettone con la luce notturna! Sì.
Appunto, adesso mi faccio uno zoom. Appunto, luce notturna. Vuol dire lavorare fino a tardi, non so se mi si è capito. Allora, che ne pensate? Qui diciamo che il pavimento si è finito, Sì, altro lavoretto fatto, più facile del previsto, a parte quell'inconveniente che avete visto del pavimento che ha ceduto. Nelle prime camminate mie, quindi con un test super buono, devo dire che sta tenendo. Giusto per vostra informazione, questo qua è un pavimento che si può tagliare col taglierino, ma lo sconsiglio, anche perché probabilmente fai i tagli rettilini, quando devi iniziare a fare gli incastri e le cose, no, un bel di quelli alternativi, avete risolto il problema. L'alternativo ci ha salvato la vita sempre, Sì, infatti. E direi che adesso ci serve costruire la cucina, che faremo nei prossimi giorni. Nel frattempo ovviamente vado ad isolare tutte le cosucce, vado a finire, mettere i bordini, quelle cose lì, insomma, finiture, ecco, che non vi faccio vedere perché sono veramente noiose. Quindi ci vediamo la prossima Giusto. settimana Il con video è finito qua. la cucina. Con la cucina? Boh. Vediamo. La sto studiando, ma non è una cosa semplice, assolutamente. Volevo anche ringraziare tutte le persone che sono arrivate alla fine dello scorso video, vi lascio qua in descrizione, perché alla fine c'era una mia domanda, cioè mettete qualcosa nei commenti. E alcuni di voi l'hanno messo, così mi aiutate nel mio disagio. Questo disagio però secondo me è da eliminare, perché qui sembra che io sono una despota che voglio tutto grigio, ma la Lo parte vedrete. del grigio non mi sembra che, cioè nel senso, il Questo l'ho pavimento è grigio? No, l'ho scelto io. È l'unica cosa che ho scelto io. L'unica. Va bene ragazzi, a parte battutine, insomma, stiamo lavorando, stiamo andando bene per adesso. Speriamo di riuscire, insomma, a finire il prima possibile perché vogliamo partire. È stato bellissimo stare con voi, però io adesso ho fame ed è buio. Esatto. Quindi io andrei a mangiare, tu cosa ne dici? Assolutamente, tanto cucini tu. Ecco, appunto. Allora ragazzi, alla prossima settimana. Ciao! Spero. Ciao! Volevo dirvi una cosa, che appunto come vedete è scuro, no? E siccome ho incollato l'ultimo pezzo adesso e devo tenere un peso sopra, Marina mi ha lasciato dell'acqua, mi ha detto di stare qua tutta la notte. Ciao, io Ciao. vado. Ciao, a domani. A meno del cibo. Buongiorno ragazzi, ieri è stata una giornata proficua, avevamo finito il pavimento. Buongiorno, Buongiorno, hai portato la colazione? com'è andata la notte? Addio.